Devo vedere se trovo questa benedetta pompa. Questo scorcio di Scozia. Non ci sono. Era pieno di vermi. Non mi dava quel feeling di sicurezza. La speranza negli occhi di una persona. Molti viaggiatori lo usano. Marina dice che è incinta. Ma io non devo dire niente di particolare. Eccola qui la chiatta che deve andare dall'altra parte. Vediamo. Con le corde va. Una specie di argano? Non vorrei dire stupidaggini. Tocca a noi. Sulla chiatta. I prezzi ovviamente non sono scritti, quindi noi avevamo letto alcuni prezzi ma non sono stati rispettati. Ormai sei su e te la paghi. Ci ha chiesto 15 euro per questo traghetto vabbè, più caro del mondo. Ciao! Grazie a te. Preparatevi a pagare quello che vi chiedono, però d'altronde ti risparmi un'ora e mezza di strada, quindi... Tu pensa che l'altro che abbiamo fatto, una traversata di 10 minuti, forse meno, con motore, eccetera, eccetera, 10 euro. Questo 15 per fare 100 metri. È così. E anche l'esperienza della zatterona. Non riesco a capire se ci stiamo muovendo o no, mi gira tutto. Eccoli lì i prezzi, guarda. Quanto quant'è? 14. 10 e 14. Vabbè, aveva ragione, dai. Eccoci passati nella parte più a sud dell'Albania. Nella terra di nessuno. Perché Andiamo. Google non ti ci manda. Siamo nella terra di mezzo. Andiamo a trovare Gandalf il bianco. Ma te sei fuori. Bene, direzione confine. Thank you. Ciao. Arrivederci. Grazie, buon lavoro. Quanto tempo che non vedo questa bandiera. Siamo in Grecia e quindi anche la Grecia presa. Noi siamo gasati a 1000, il primo paesino che visitiamo è Sajada Io voglio andare a mangiare il polipo. e interessa soltanto mangiare. Abbiamo adocchiato una taverna di quelle classiche con le tovaglie a quadretti bianchi e blu e niente, ci andà diretto così. Noi in Grecia siamo già stati tanti anni fa, tante volte, e quindi ci sentiamo abbastanza a casa, quindi noi conosciamo già cosa c'è scritto nei menù. Quanti anni, ragazzi? Sono gusti che non te li scorderai mai. Non te li scordi neanche per tutto il pomeriggio perché sono pieni di aglio. Inizio in una zona relax. Sto editando, mi sono accorto, però non vi ho fatto vedere dove siamo arrivati ieri perché diluviava. Era brutto tempo e quindi ve lo faccio vedere adesso. Vero che sembra che siamo in barca, però no, siamo qua. Lì c'è un camper che è venuto stanotte.
nel diluvio universale. Siamo praticamente a 20 cm dall'acqua. C'è un spot qua bellissimo dove praticamente sembra di stare in Scozia perché è tutto erba verde. Noi siamo a 40-50 cm dall'acqua e adesso do lo scettro a Marina che si fa un giro e vi fa vedere un attimino come è fuori. Vai mio amore di mia vita! Vi porterò a vedere questo scorcio di Scozia. C'è un altro camper. Un altro camper. È brutto. Non posso neanche dire on the beach perché è on the prato qui. Vi dirò di più. Là in fondo c'è anche una doccia, cosa per cui oggi non dobbiamo correre in città a cercare la famosa pompa per la doccia. Possiamo docciarci qui, tanto fa ancora caldo. Non vi ho detto, tra l'altro, che da qui si vede perfettamente Corfù. Quindi tutto quello che vedete lì è l'isola di Corfù, che è enorme, metà davanti alla Grecia e metà era davanti all'Albania. Solo che dall'Albania non vedevamo un tubo perché ha fatto brutto. Comunque oggi partiamo, andiamo di là, poi ve lo dico. Ciao. Eccomi qua con la mia solita bella barbetta che sto facendo crescere perché voi non mi avete ancora detto se la tengo o no. Perché il video non è ancora uscito, ma vi prego scrivetelo così per il futuro lui lo saprà. Ragazzi, c'ho un prurito mostruoso, ditemelo, vi prego, se no mi sa che al prossimo video senza che avete detto niente, non c'è che tagliare. Allora, come vedete, il nostro cielo e il nostro tempo ci sta graziando. Adesso stiamo andando a, non lo so esattamente, o meglio sì, siamo Igoumenitsa. O me l'ho detto, ve lo dico dopo. Allora ragazzi, siamo stati interrotti da due simpaticissime persone italiane che erano qua. Allora, stavo dicendo che stiamo andando a Igoumenitsa. Igoumenitsa è una tappa per me importante perché devo vedere se trovo questa benedetta pompa. Ora, anche parlando con loro che hanno avuto lo stesso problema, mi ha detto che non ci sono, ma io la testa dura ci vado, la trovo. Se no ragazzi devo andare fino a Salonicco e sono 300 km o comunque dobbiamo prendere una decisione, non lo so. Allora, visto che il tempo non è dei migliori, direi di accendere il curvin e spostarci il prima possibile in sta cittadina, così facciamo anche un po' di spesa, vediamo un po' le prime cose della Grecia, un po' di spesa, un po' di cibo, acqua. Che brutta sta barba. Vabbè ragazzi, andiamo. Ed ecco Marina che sta togliendo i... cosa c'ha? Cosa c'hai da lamentarti già? Che schifo, questa è una delle cose più schifose. Tirar via i cunei dopo che sei stato fermo qualche giorno. Perché? Era pieno di vermi, addirittura aveva un piccolo granchietto dentro in uno di questi buchi. Una bella insalatina di vermi oggi non ce la leva nessuno. Devo andare a pescare. Devo andare a comprare la canna. Oggi vado a comprare la canna da pesca. Orca, se non trovo la pompa facciamo le canne da pesca. Vabbè. La strada devo dire che sembra di andare in Valsesia con questo tempo uggioso. La grossa differenza è che siamo circondati da praticamente mandarini, aranci, cose sì, agrumi comunque, coltivazione agrumi. Abbiamo lasciato gli ulivi e ci sono gli agrumi. Quasi quasi mi viene voglia di fermarmi e rubargliene un po'. Eccoci a Igoumenitsa, guarda che riflesso che fa sto sole sull'asfalto bagnato. Sei poetica. Ma che poetica! Igoumenitsa è un buon porto, anzi è uno dei primi porti che ci sono qua sulla costa greca, molto ben collegata dall'Italia. Infatti c'è tanta gente che col camper arriva direttamente dall'Italia invece di farsi la strada. Ragazzi, lo so, è lunga, farla per strada ci vuole insomma un po' di coraggio, perché le curve in Albania non sono del massimo. Quindi chi vuole la vita facile fa 6-7 ore di nave, cosa che io non farò mai. E arriva qua molto semplicemente ed è un collegamento che viene utilizzato tantissimo sia per la Grecia che anche per andare in Albania con appunto camper, macchine. L'idea è quella di andare nei negozi di nautica, perché i negozi di camper qua non ne vedo, però queste pompe qua 12 volt sono utilizzate anche nelle barche. Qui c'è un negozio che vende barche nautica, ho la speranza di trovarlo direttamente qua, ma in caso non ci fosse chiedo dove prendono i pezzi di ricambio. Se me lo possono ordinare online magari aspettiamo, andiamo a vedere cosa ci dicono. This is a pump, a water pump. Yes, I want a new pump.
No. Ah, L'altra, le scatole. riepilogo delle puntate precedenti. Ho sfoderato il mio inglese perfetto, non so se avete visto. Allora, cosa ci ha detto? Che potrebbe ordinarla lunedì, oggi no, probabilmente i magazzini non lavorano venerdì. Mi manderà un messaggio per sapere se ce l'ha e il prezzo. Questo purtroppo lunedì, bisogna aspettare solo fino a lunedì. Ora, se lunedì c'è, mi ha detto che martedì ci potrebbe già esserlo. Quindi adesso dobbiamo trovare un posto dove parcheggiare e decidere un attimino cosa fa. Io andrei a parcheggiare, poi scaricherei le biciclette, un po' di spese, vediamo la cittadina e ci godiamo questo posto per un paio di giorni, che non mi sembra brutto, ecco. Non mi disturbare che sto carpendo il trucco. Usano pane. Stanno pasturando col pane. Vabbè ragazzi, dai, ve lo dico, va. Mi sono fermato a comprare la canna da pesca. Siccome la mia l'ho lasciata al fratello di Marina, che era troppo grossa, ingombrante, ne ho presa una un po' più piccola, 2 esche, un filo. Così passo qualche ora a non prendere niente. E quindi Marina non mangerà il pesce pescato da me mai. Però vabbè, adesso mangiamo, che c'ho fame, che è mezzogiorno. Ma dove siamo? Te lo stavo dicendo, volevo dire, siamo andati via dalla città perché stavo leggendo le recensioni in Park Fortnite, tutti si fermavano una notte veloce per prendere i traghetti e abbiamo letto alcune recensioni che intorno a luglio-agosto hanno avuto problemi di immigrati o clandestini che volevano salire sulle navi, quindi insomma, non essendo una città di portuale, non mi dava quel feeling di sicurezza. Allora ho detto, sai cosa facciamo? Ai 13 km c'è un bel porticciolo con una bella spiaggia, tranquilla, di un paesino, e adesso ci andiamo là. E così abbiamo fatto. Adesso siamo venuti qua, abbiamo parcheggiato come al solito davanti all'acqua, mangiamo qualcosetta e poi vado a pescare. E mentre sei qua che hai finito di mangiare, di fianco a te caricano una barca. Non è la mia, non vi preoccupate, non sono diventato ricco. No. Vabbè, vi abbiamo fatto vedere notizie dal Mare Nostrum. Adesso monto la mia canna da pesca. Sto facendo il filo, come si chiama? Interdentale. Arianna. Sono Arianna. 3 pesci già li abbiamo. E non iniziate voi, io no, quello l'avrei preso, non me ne frega niente, non sono esperto, io ci provo, se viene su qualcosa bene, se no chi se ne frega. Io mi aspetto di mangiare orata per cena, Sì, quindi un'orata. se peschi un bel pesce apriamo il prosecco che ho tenuto per le grandi occasioni. Adesso vi faccio vedere la speranza negli occhi di una persona. Spera. Ah, questa intanto è Plataria, piccolo paesino dopo Igumenizza, il paese dove noi pescheremo il tonno, l'orata, la spigola. La scatoletta di tonno. Ragazzi, la mia pesca non è stata fruttuosa, ho perso 2 esche, quindi è andata male. Poi non c'è internet lì, perché non si vede, il sole è andato via, quindi bisogna spostarsi. Poseidonas. Comunque, a proposito Poseidonas, che fai la figa perché sei capace a leggere, io stavo comprando questo qua, però ha delle infiltrazioni sta barca. Eccoci. Aspetta. Se galleggia lo stile è quello, Guarda come ondeggia come Bruto. Siamo qua che stiamo cercando di far passare il tempo, guardando i vari ristorantini che ci sono qua, guardando i prezzi. Devo dire una cosa, i prezzi me li aspettavo un pelino più bassi, invece sono un pochino alti, comunque più bassi che in Italia. Adesso passeggiamo per vedere stasera cosa mangiare, se salta fuori un ghiro pita oppure un po' di pescetto, non lo so, io ho voglia di carne. Comunque è bello vedere questi paesini quando non è estate, quando ormai sono fuori da quello che è il turismo, no? Perché è molto tranquillo, tutto lento, cioè proprio tutto è più lento, vedi le persone rilassate, non ti servono, non ti proprio di striscio, a parte gli scherzi. E in fondo c'è una serie di barche, non so se è una regata, comunque sono stranieri, penso che sia una regata che sono venuti in porto perché come vedete dal cielo sta arrivando, quindi per non prendersela in mare probabilmente hanno attraccato qua. E tutte le barche sono piene di ragazzini, avranno dai 15 ai 20 anni e probabilmente una scuola di vela che sono in giro, che magari stanno facendo non so, qualche addestramento o qualche gara. Carino, però è bello, andiamo a vederlo. Alfa Per l'uomo.
maschio alfa. Comunque non puoi dire, chiedi la password, dice certo della wifi, te la dà così, non puoi non fermarti a bersi una birrettina. Tanto qui in questo paesino non c'è altro da fare, E che buono. Tenetelo in considerazione se venite in Grecia. Alfa, per uomo che non deve chiedere mai. Guarda che occhi sognanti. Vedere tagliare il maiale così. In fretta, perché qua finisce. È un formaggio che fanno loro, di capra penso, e lo fanno piccante. Addirittura ci ha aggiunto la salsina perché se ti piace il piccante vi porto questa salsina. Che è come se fossero dei peperoni piccanti, sono gustosissimi, però è buono. Così, si mette così. Si mette piccante così. Molti di voi lo conosceranno perché in Grecia ci siete stati, adesso è il gyros viene chiamato, che normalmente lo mettono nel panino che costa 3-4 euro, quando costa tanto. Nel piatto ovviamente costa di più, sta 8 euro, però ce n'è 3 volte tanto. Sabato mattina a Plataria. Basta cambiare l'acqua lì. Allora, mi avete visto nelle mie funzioni? O nelle mie minzioni? Diciamo nella mia privacità. Come vi ho detto l'altra volta abbiamo raccolto delle olive e quindi niente, gli stavo cambiando l'acqua per 20 giorni, bisogna fare una cosa del genere, una ricetta che ho letto online, spero che vengano buone, che siano almeno commestibili. Oggi, visto il solito tempo, un sole splendente, ci spostiamo da questo paesino, facciamo 10 km, andiamo a votare. Un paesino qua vicino che si chiama Sivota, dove c'è una bella piazzettina, dove ci sono 2 o 3 spiaggette carine, non potremo fare il bagno perché ovviamente si congela, ci sono 28 gradi. Adesso a parte gli scherzi, nuvoloso, ma ragazzi, un caldo, 50% d'umidità e se c'è il sole qua si moriva. Niente, giusto per far passare il tempo perché, non so se io l'ho detto, ma abbiamo ordinato la pompa, abbiamo avuto la conferma che la pompa arriva martedì. Non è esattamente quella che voglio io, è più cinesata, però costa 1/3 ed è quella che c'era. Perché quella che volevo io ce l'aveva, ma il doppio di pressione. Non voglio fare esplodere l'impianto. Quindi martedì nel pomeriggio si va a ritirare quella. Nel frattempo abbiamo anche ordinato online un amplificatore di segnale. Perché quello che avevamo preso della Xiaomi, che funziona bene, funziona quando hai una wifi a 40-50 metri, che già comunque ha fatto il suo lavoro. Ma appunto, vedendo online abbiamo preso un amplificatore un pochino più professionale, un pochino casino da programmare, spero di riuscirci. Siccome era a Salonicco o ad Atene e visto che ci siamo fermati ho detto a questo punto lo ordino online visto che sono le stesse aziende e me lo faccio spedire qua. E qua hanno un sistema tipo l'Amazon Locker, quindi tutte le sue cassettine, si chiama Box Now ed è simile all'Amazon Locker, è un sistema postale eterno, quindi anche quello ci vorrà 2-3 giorni, quindi se arriva martedì arriva mercoledì, così ci fermiamo in un unico punto, abbiamo tutti gli strumenti, mettiamo a posto la doccia, posso provare a iniziare a testare questa cosa e dovrebbe iniziare a risolverci qualche problema, nel senso che noi quando andiamo in giro usiamo dei software per vedere quali sono le password delle wifi in zona, nel senso è una community e quando trova una password, che so, va del bar, chiede la password, poi la mette su questo sito e diventa, diciamo, le share con tutti gli utenti di questa app. Quindi è una cosa carina perché noi, devo dire, anche in Marocco e adesso insomma nei paesi che abbiamo fatto adesso ci ha salvato la vita, nel senso che abbiamo trovato delle wifi. Perché? Anche perché la nostra SIM europea, io non so per quale motivo, ma è cappata. Cappata cosa intendo? Invece di scaricare 10 megabit come magari ho fatto la prova in Italia con la schedina Iliad 10, usavo la mia di spagnola come in roaming 1. Quindi sono cappate, vuol dire sono tagliate e più di lì non puoi andare e non è bello, tutto accorgi che ti stanno fregando, nel senso ti danno giga illimitati e poi alla fine non è vero, perché sì, da quanti ne vuoi ma non li puoi scaricare perché il limite è quello. Per navigare non ci servono tanti giga, però per lavorarci, caricare, scaricare i video gli ci servono giga. Quindi quando arrivi in zona trovi una wifi con quell'antenna lì, stando in camper dovremmo riuscire a amplificare il segnale e avere una portata per poter fare upload e download del file. Adesso io ho fatto il pippone tecnico mattutino per dirvi che stiamo aspettando queste 2 o 3 cose, ne approfittiamo a girare i paesini qui intorno, quindi adesso andiamo. Madonna che faccia gonfia che c'ho. Marina, sono bello? Sì, ma secondo me devi fare la barba, io continuo a chiedere che qualcuno lo dica. Sì, però non l'hai detto così convinto questo sì, hai detto sono bello o no? E tu hai detto sì. La barba. Vabbè, non gli piace, vabbè, non lo vedo. Anche i capelli, raga. Sì. Allora ragazzi, andiamo.
fatto vedere prima dove eravamo? Vagamente, sì. Vagamente vi faccio vedere dove siamo. Allora, bello perché non c'è nessuno, ci sono 24-25 gradi, a parte lui o lei, forse lei. Marina dice che è incinta, per me è solo grasso, anche a me mi dicono sempre che sono incinta. Attaccato a noi, sono 2 ore che ci vuole tanto bene il latte. Comunque è giornata che alla fine doveva essere brutta, invece è venuto fuori il sole e è stato un bel tempo. Ora, E cosa abbiamo fatto? cosa abbiamo fatto? Niente, ci siamo lavati finalmente. Dove? Sulla doccia pubblica, là, vedete quella lì, che sgocciola, e faceva freddino. No, non faceva freddo, no. L'acqua, oddio, era freschina, però visto che abbiamo appunto il problema della pompa, abbiamo deciso di lavarci lì. No, ma veramente stava bene, c'è stato il sole. Estate, ragazzi, Sì, sta il sole, sì, un po' freschino, ma chi se ne frega. Già, ragazzi, alla fine ho deciso di farmi il pizzetto più largo, lasciarlo qui senza fare tutti i bordini e i baffi più spesso. Vediamo facendolo crescere come sarà. Con 30 gradi sudavo come un San Bernardo sotto il sole, come al solito. Bene, allora stasera facciamo un bel rosettino di zucca, visto che c'è avanzata ancora la zucca. Io adesso vi passo Marina, così dice quello che vuole lei e non rompe più le balle a me. Ciao. Voglio solo dire che la doccia fredda ci sta con 30 gradi. Al gatto ho dato un po' di latte, per quello che è rimasto qua. Però adesso non sappiamo se magari verrà con noi, perché quando la chiamo viene. Caravostasis, una roba del genere, insomma, il nome della spiaggia dove siamo. Caravostasis? Si è addormentata. Sì? Ah, e tra l'altro il tramonto questa sera non ci darà neanche una soddisfazione perché il sole va dietro le nuvole. Buongiorno, ci siamo svegliati con un cielo stupendo, un sole stupendo, una temperatura altrettanto stupenda. Ora è domenica, resteremo ancora qua fino a lunedì/martedì, perché martedì dovrebbe arrivare appunto i pezzi che vi ho detto, e oggi mi sa che vado a pescare, o meglio ci provo. Mentre Marina fa... Cos'è che fai tu oggi? C'è lavori di casa. Ah, aspetta, no. Ma allora, per prima cosa questa mattina, visto che sono le 8 per voi, per noi sono le 9, voglio fare la lavatrice. In camper lavare i vestiti può essere a volte complicato perché non sapete come fare, non avete la lavatrice. Allora o andate in lavanderia e lasciate tutto lì per magari 10 euro, c'è il lavaggio e asciugatura. Ma quando abbiamo poche cose o siamo in posti sperduti come qui, io lavo a mano. Vi faccio vedere 2 o 3 cose geniali che abbiamo per facilitarci questo compito camper. Per prima cosa, il secchio dove laviamo è un secchio pieghevole. Ce l'hanno tutti quello in camper. Il lato oscuro del camper. Dove si può recuperare acqua, si recupera acqua. Invece di avere il bidone del detersivo che peserà 2-3 kg ed è ingombrante, in camper non si può tenere, abbiamo questo detersivo che è il concentrato, il principio attivo in foglietti. Praticamente è tutto quello che trovate nel bidone del detersivo ma senza l'acqua. L'acqua ce l'abbiamo già noi, si prende un pezzo di foglietto, si mette nell'acqua e adesso tra un attimo vedrete come si scioglie ed è come avere un tappino di detersivo. E poi vai giù di schiena e lavi. E niente, poi si lava a mano. Come una volta, una bella lavanderina. Ragazzi, lo sentite? Questo è il rumore del mare che da qui realmente non si sentirebbe perché è là in fondo e tra l'altro oggi è anche molto piatto, però questa mega roccia che abbiamo dietro al camper praticamente fa da cassa, da risonanza, non lo so come dire, è incredibile, sembra che ci sia l'acqua qui nelle rocce. Come va la giornata? Va, una noia.
così non sapevamo, non l'abbiamo scelta apposta questa spiaggia. Pensando che è novembre. Novembre. Non è per fare invidia, però volevo dirvi una cosa. Siamo fermi appunto qua da 3 giorni. Oggi è venuta fuori una giornata di estate. Come vedete sono qua con la mia panza, sono qua in acqua e si sta benissimo, sono le 11 del mattino, quindi in Italia a mezzogiorno, più o meno. E a parte avere già fame, però volevo farvi vedere che la van life o la camper life o la full timer life, insomma, datevi voi un nome che volete, a volte è anche stupenda e a volte è anche brutta. Nel senso, puoi passare dalle tormente e le rotture di pezzi in camper e in posti bruttissimi con parcheggi con spazzatura che vi abbiamo fatto vedere, ma anche a questo spettacolo. Ci tenevo a condividerlo con voi non per fare invidia o roba del genere, ma per dire a quelle persone che sono indecise che, ragazzi, ci sono belli spettacoli nel mondo e bisogna vederli. Andiamo! No. Vai a nuoto, vai! Il primo giorno che eravamo qua non era così l'acqua, perché arrivavamo da una tormenta, dalla pioggia, dal vento e allora, se non vi abbiamo detto che spiaggia è, magari vi interessa visitarla, vi lasciamo comunque le coordinate in descrizione e anche sul nostro blog. Praticamente ho uno sfondo in movimento, no? Potete usarmi sullo desktop di Windows se volete. Allora, fate una pausa, fermo immagine e scaricate questa foto. È vero, e mandateceli via mail. Fate dei desktop da mettere su Windows. E mandateceli tutti via mail e commentate chi l'ha mandato. Ma nel frattempo vi ripeto il nome della spiaggia: Caravostasi con la K. Desktop. Eccola qua. C'ho la pompa e adesso torno al camper. Anche perché ho parcheggiato davanti a un bar, già mi ha detto non stare qua più di 5 minuti. Vabbè, non picco io. Vabbè, comunque, niente, la pompa c'è e non c'è usata, ve la faccio vedere dopo però. È arrivata la pompa che si può usare in barca, in camper e a farsi la doccia, quindi preciso perché noi la usiamo per farci la doccia in camper. La barca non ce l'abbiamo ancora, ma siamo vicino al mare dove ci sono tante barche. Non è la stessa marca di quelle che avevamo, la Sureflow qua c'era ma carissima, cioè a dei prezzi veramente fuori, quindi ho optato per un'alternativa cinese, almeno così sembra, o così dovrebbe essere. Non so se è la stessa qualità, se durerà meno o quanto, però in emergenza la monto. Questa qua oltretutto ha un pochino più di pressione, che male non mi fa, perché l'altra secondo me poteva soffrire, e quindi adesso vi faccio vedere che cosa c'è dentro, perché ha degli agganci un po' strani. Infatti sono rimasto un attimino lì quando lo stavo ordinando. La pompa è questa qua, classico motore, il suo classico seed block per evitare le vibrazioni e il suo pressostato qua. A differenza dell'altra, questa qua dovrebbe avere anche un regolatore di pressione. Ha questa particolarità che gli attacchi al suo filtro interno che lo dà, e se guardate qua gli attacchi sono diversi, sono tipo a baionetta, nel senso che questo qua va infilato dentro a pressione e chiuso, giusto per farvi vedere. Qua. Infili dentro così e chiudi. Potrebbe essere anche utile quando magari appunto la devi sostituire, ok, che non devi stare lì a svitare. Hanno il suo aggancio rapido e poi va nel suo tubo. Direi che è una buona soluzione. Adesso vediamo se riusciamo a montarla e soprattutto a farci la doccia. Vado a sostituire la pompa. Purtroppo qua il gavone è abbastanza un gusto, però lo riposiziono nella stessa posizione di prima, però girato al contrario. Perché? Perché visto che ho avuto quelle gocce di perdita, mi sono andate a finire nel motore. Se fosse stato girato al contrario non avrebbe influito assolutamente nulla. Il problema è che adesso devo vedere se i tubi girando al contrario mi sono sufficienti. Vedremo. Siccome qua è tutto bello stretto, mi sa che vi risparmio il lavoro di cambiare la pompa. Uno, perché probabilmente uscirà qualche parola che non è gradita al pubblico, e due, perché non vedreste assolutamente nulla. E vi faccio vedere insomma quando ho finito. Allora, sostituito la pompa, quindi molto semplice. Adesso l'ho già accesa, non ho acqua nel circuito, quindi va bene. Adesso la proviamo, va. Buongiorno da un parcheggio allagato causa pioggia. Ho cambiato l'acqua all'olive. E dalle nostre olive che un profumo hanno. Quanti giorni mancano? Sentite? Sentite, annusate? Un profumo. Madonna, che buono è diventato!
Ok, tra quanto manca? 15 giorni avremo le olive. Vi faremo No, 10 in salamoia, poi dopo bisogna aspettare ancora. Ah, ok. Un mesetto, penso. Nel frattempo è arrivata la conferma di questo servizio di spedizione in
Questa è un'antenna che ha 6 dB di guadagno, ce ne sono anche più grosse, omnidirezionale, che arrivano, se non sbaglio, 8-10. Ci sono anche quelle direzionali che sono in teoria le migliori perché arrivi più distante, però devi sapere esattamente dov'è. Quindi noi iniziamo con questa, poi eventualmente potremo fare un upgrade. Vediamo poi noi dopo dove metterla, se lasciarla fissa o mobile sul cambio. Adesso ragazzi ci studio un attimo e poi vi faccio vedere se funziona, o meglio se sono capace a farlo funzionare. Volevo aggiungere che non stiamo sponsorizzando nulla, ce lo siamo comprati, qui c'è la fattura della Hellas, siamo in Grecia quindi l'abbiamo preso qua, costa intorno ai 100 euro, 90, ci sono diversi modelli, io ho scelto quello che fa sia il 2,4 che 5 GHz, costa intorno più o meno ai 100 euro, poi lo trovi a 90, lo trovi a 110, dipende un attimino dove lo compri. Vi lasciamo comunque il link qui sotto se eventualmente volete comprarlo, insomma questo è. Se comprate tramite il nostro link a voi non cambia nulla, a noi Amazon ci riconosce l'1%, il 2%, ma è sempre un caffè che ci offrite. Ragazzi, aspetta che mi metto l'ombra che come al solito fa un caldo l'ostia. Sì ragazzi, ieri abbiamo avuto un po' di pioggerellina la notte e devo dire che si stava bene. Oggi è uscito il sole, picchia di nuovo duro. Ci siamo lasciati ieri che stavo testando l'antenna, o meglio avrei iniziato a testarla. Praticamente ho fatto tutta la giornata a montarlo, posizionarlo, cercare di capire. È complessa, è veramente complessa, però ti permette di fare veramente tante cose. Ora sono veramente arrugginito sull'informatica, quindi non chiedetemi se eventualmente volete comprarla, di aiutarvi a configurare, datela a qualcun altro. Comunque ieri sei riuscito a collegarci a un paio di wifi, devo dire che ha amplificato bene il segnale, lo devo provare ancora perché adesso è una configurazione a metà, perché adesso la posso collegare direttamente al computer, quindi mi fa da antenna da router, però la mia idea è di collegarla a un router che dà wifi a tutto il camper, quindi marina, i telefoni si possono collegare. In questo caso posso solo collegare il PC, posso fare una crocchia e far diventare il PC un hotspot, però comunque adesso andiamo a Pargas, me lo ricordo perché è semplice, che è un paesino, continuiamo a scendere a sud, caratteristiche, sembra un po' quasi un paesino ligure, adesso lo vediamo quando siamo lì, poi ci fermeremo e a provare di nuovo password. E facciamo anche la doccia, va? Così proviamo anche quella, che sento so già che dovrò stringere qualche tubo che perderà, però vabbè, è normale, si testa, anche perché ha più pressione questo, quindi devo fare attenzione. Ok ragazzi, damn! Ragazzi, vietato dappertutto, è arrivato anche uno, ce l'ha detto, no, qua no, non c'è nessuno, qua. Ho fatto una stradina perché c'era un buco lì che si poteva, ma mi stavo quasi inchianando, adesso sto tornando indietro, quindi, beh ragazzi, purtroppo il paesino stile Porto Venere o giù di lì non lo vedete. I cartelli sono nuovi, proprio non hanno neanche la polvere sopra, vuol dire che li hanno messi veramente da poco e ragazzi ci possiamo fare nulla. Facciamo altri 30 minuti di strada, c'è una bella spiaggiona grossa, non c'è probabilmente il paesino figo come qua, si vede che qua girano soldi perché sono palazzi con cristalli, tutti beach club, quindi insomma non vogliono noi barboni che puzziamo perché la doccia non funziona. Vabbè ragazzi, vediamoci sopra, freghiamocene, la Grecia è grande e chi non ci vuole non ci merita e noi andiamo da un'altra parte. Tra l'altro da qui il centro è anche lontano, avremmo dovuto pedalare come dei matti. Ecco, lì c'è il castello di Parga. Eccola qui Pargas, il suo castello e l'insenatura con tutte le casette. Tutti i cartelli di divieto per camper non ci consentono di avvicinarci. Il primo parcheggio libero sta a 30 km. Ogni via ha il divieto di ingresso per i camper, caravan, roulotte, tende, qualsiasi. Giovani, avete visto? Che sfiga! Ma io non riesco a capire una cosa, non ci vogliono, cioè, è veramente brutto perché, cioè ragazzi, io mi ero già immaginato andare a mangiare un po' di pescetto,
fare la spesa lì. Cioè comunque per me far girare l'economia di un posto mi sembra il minimo, no? Cioè sono accoglienti, non è che per forza se non vengo a dormire da te non mi devi volere, perché comunque tutti gli altri servizi io li uso. È una cosa che in Europa veramente, non so se sono direttive, o meglio sì, sono direttive europee che non vogliono i camper, poi il motivo dietro non voglio neanche stare a far polemica. Poi ci sono dei paesi che sono più tolleranti, dei paesi che sono meno tolleranti. Esatto. Comunque è veramente brutta una cosa del genere, perché anche fuori stagione posso capirlo, magari tipo quel paese lì entrare dentro era impossibile per un camper, quindi ti avviso, topograficamente non ci entravi, non ci giravi, mi sta bene, mi metti divieto d'accesso a superiori 4 metri, 5 metri, non ci passi 3 metri d'altezza, 2 metri, quello che vuoi, però non camping, no tende, cioè, va bene, insomma non ci vogliono, via. Quindi la cosa è brutta, e soprattutto per noi che viaggiamo, vogliamo magari andare lì un giorno a vedere magari il castello dove si pagava o altre cose, non lo possiamo fare, quindi vabbè, niente, non ci vogliono, non ci stiamo, questa è la nostra filosofia. È un peccato perché questo è un problema che riguarda secondo noi tanti viaggiatori, camperisti, che in questo modo devono limitarsi nella visita di alcuni posti e comunque riduci praticamente a zero le interazioni. Salve, ciao! Riduci praticamente a zero le interazioni con i local, cioè ti tocca stare parcheggiato come qui, questa spiaggia che è a 30 km e non c'è nulla, capito? Sì, poi alla fine comunque sono dei bei posti, perché ci sono queste spiagge che adesso ve la facciamo vedere, enorme, con una addirittura neanche costruita sulla sabbia, c'è solo una specie di bosco di eucalipti e quindi c'è totale naturalezza. Certo, dietro però comunque barattine ci sono. Meno male. Quindi stasera un ghiro ciccio. Ma bevi il caffè? Sì, io volevo un caffè, ma adesso, non stasera. Quindi adesso andiamo a farci una passeggiatina sulla spiaggia e ve la facciamo vedere. Avete visto che bella spiaggettina? Adesso qua c'è un molo, che non si sa dove porta, ma andiamo a vederlo. Niente ragazzi, qui il pontile praticamente è rotto e arrivano onde da destra, da sinistra e pure dal centro sgorga acqua. Vedi? Quindi noi torniamo indietro, che dici? Da questo lato c'è un canale navigabile. Qui guarda, hanno raccolto anche la spazzatura. Lo sapete, no? Che il nostro camper è targato Bergamo, no? Abbiamo trovato un fratellino. Bergamo. De Bergamo. De Bulgar. De Bulgar. Comunque il mattino inizia con un belino. Non si può dire? Non si può dire. Diciamo che se non sei genovese. Io non sono genovese. Può essere no. Questi li vendevano al supermercato. Noi mangiamo il belino la mattina. Il belino? Per il mattino? Da te te lo dà il belino. Ciao. E quello che posso aggiungere è che oggi ho fatto anche il bucato. Pensavo la cacca. Fai il granchio. Fai la foca. Vai il tricheco.